Ragazzi, questa intro la dedico a tutti i ragazzi di Racework per ringraziarli per credere nel mio canale e per avermi dato la possibilità di fare la prima recensione italiana della loro pedaliera, uno dei loro prodotti di punta. Racework è un'azienda tedesca che produce pedaliere di altissimo livello, ma in realtà ragazzi poi ve ne parlerò più specificatamente nella review. È un'azienda molto attiva nel sim racing, anche perché hanno una loro squadra e anche un loro team per quanto riguarda le gare e sport. Sono però un negozio a tutti gli effetti che vende anche SynCube 2, volanti wireless, eccetera eccetera eccetera, perché sono rivenditori ufficiali. Ma dopo questa breve intro ragazzi, io non vedo l'ora di presentarvi questa pedaliera e ci vediamo nella review. Sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per recensire la pedaliera Racework, esattamente il modello S1 in versione 2 pedali. E ancora un grazie a Racework per credere nel mio canale per la presentazione di questo loro gioiellino, che in realtà è stato già ben ammirato durante l'ADAC. Racework è un'azienda tedesca che offre un livello di prodotti, ragazzi, ve lo dico subito, davvero di alto livello. Parliamo, per quanto riguarda il pedale del freno, un sistema totalmente idraulico. Ma iniziamo con ordine e parliamo del pedale dell'acceleratore. Ragazzi, la struttura tutta lavorata al CNC. Io naturalmente manderò dei video molto più dettagliati della qualità con cui sono realizzati questi prodotti, ma vi dico subito che appena li avete tra le mani la qualità è totale, la lavorazione perfetta, tutto alluminio anodizzato, infatti sentite anche dalla leggerezza dei pedali, ma tutto lavorato in maniera eccezionale. Per quanto riguarda la pedana dell'acceleratore, tutta in alluminio con la parte all'interno intagliata con la scritta Racework. Molto molto bella. Ragazzi, purtroppo in questa review, ve lo dico, sentirete molto spesso che dirò molto. Ci sono tante piccole caratteristiche in questa pedaliera che sposano il mio gusto personale. Prima cosa su tutti, per quanto riguarda l'acceleratore, utilizza per il movimento e per il feedback una molla a torsione. Esattamente in questo caso è una doppia molla a torsione. Questo restituisce un tipo di fluidità durante la pressione di alto livello. A mio avviso il tipo di fluidità migliore per questo genere di pedale. Le molle a torsione sono, secondo il mio parere, dopo averne provate veramente tante, la miglior soluzione come fluidità e curva di pressione dell'acceleratore. A livello stilistico, ragazzi, la trovo veramente ben fatta, molto pulita nelle linee, danno un bel effetto questa parte totalmente scavata all'interno dell'alluminio, che offrono poi a questo pedale un livello di leggerezza importante. Su questo pedale poi, tramite questo bulloncino qui, potrete andare a spostare il punto di ancoraggio del sensore, che andrà a modificare la linearità di segnale con cui questo pedale funzionerà. Arriviamo alla prima chicca di questo pedale: il sensore, in questo caso un potenziometro a sigaretta. Ragazzi, vi dico subito che i potenziometri a sigaretta sono i potenziometri più costosi che ci sono in giro, probabilmente i più precisi che ci sono in giro, utilizzati anche a livello automobilistico. E soprattutto per quanto riguarda il pedale dell'acceleratore, come potrete ben vedere, sfrutta totalmente il movimento e la linearità del pedale stesso, cosa che apprezzo per una pedaliera di questo livello, perché mi aspetto, quando utilizzo pedali molto costosi, anche un tipo di elettronica la più sofisticata, la migliore che uno può trovare in giro. E ragazzi, come potenziometro credo che questo sia il migliore che si possa trovare in circolazione. Poi, sempre per parlare di fluidità, nel fulcro dove il pedale si piega ci sono dei cuscinetti a sfera, questo per dare sempre la massima fluidità nel movimento. Su questo pedale poi naturalmente è sempre possibile cambiare l'inclinazione una volta montata, cambiare la quantità di corsa, in questo caso io l'ho già un pochino accorciata, tramite
questa vite che si trova qui sotto. In realtà sono un tipo di viti che si trovano anche nei pedali reali come quelli Tilton, va leggermente svitata e voi deciderete in maniera millimetrica quanto sarà l'accorciamento o l'allungamento della corsa del vostro pedale. In questo caso potrete farlo anche per la parte iniziale, potrete scegliere quanto più o meno avanti il vostro pedale dovrà spostarsi, sempre con questo bulloncino qui. La parte del potenziometro poi esce direttamente con un cavo, con un connettore 3 poli, che si andrà poi a congiungere con il resto dell'elettronica. Ma in questo caso è un modello particolare, ve ne parlerò quando vi spiegherò bene come funziona la parte software. Per quanto riguarda l'acceleratore penso che abbiamo terminato e vorrei passare a quello che è per me il gioiellino di questa pedaliera. Il pedale del freno, ragazzi, totalmente idraulico. Sapete che io sono innamorato dei pedali con tecnologia idraulica, a mio avviso sono quelli più adatti per l'utilizzo, per il feeling che deve avere un freno, e in questo caso tutto si sposa con un sistema meccanico costruito e adattato da Racewerk per il pedale del freno. Inizierei quindi a parlare del Master Cylinder, vediamo, eccolo qui. Anche questo studiato direttamente per l'utilizzo sim racing, con una parte anche dietro di uno snodo, quindi è snodato sia nella parte retro sia nella parte frontale. A mio avviso caratteristica molto particolare che aumenta di tanto la fluidità del movimento, perché molto spesso quando si utilizzano sistemi idraulici per auto vere, la parte del cilindro che entra ha una sorta sempre di movimento perché la parte dietro è fissa. In questo caso, e credo proprio per lo studio, per l'utilizzo nel settore sim racing, è stato creato un master cilindro con uno snodo anche dietro. Questo a tutto beneficio di quello che è il nostro utilizzo, ma soprattutto anche in questo caso quello che è lo slave. Come potrete vedere, tutto ricavato dal pieno, tutto sul progetto Racewerk. E perché mi soffermo molto su queste due caratteristiche? Perché a mio avviso, a prescindere dal discorso di sistema idraulico, queste due caratteristiche rendono fondamentale poi il feeling totale della pedaliera stessa. E in realtà aiutano un altro piccolo problema che affligge o ha afflitto da sempre le pedaliere idrauliche, cioè dei piccoli trasudi, perché l'utilizzo di sistemi automobilistici non pensati per l'utilizzo sim racing, in cui si hanno dei percorsi di tubature molto brevi, in cui si sviluppano pressioni molto alte in percorsi molto brevi, i sistemi automobilistici tendevano a far trasudare sia la parte del master cylinder che la parte dello slave. In questo caso, con l'utilizzo di sistemi specifici per il sim racing, ragazzi, dopo oltre 20 giorni di test di questa pedaliera, posso assicurarvi che non c'è stato il minimo trasudo. E in realtà mi sono soffermato molto nei test per quanto riguarda il freno, proprio perché volevo scongiurare a tutti i costi il discorso dei trasudi, e vi dico che questa pedaliera ne è esente, almeno ne è esente nel modello che mi è stato mandato. Anche in questo caso il pedale poggia su dei cuscinetti a sfera lubrificati per la massima fluidità del movimento. E come funzionano questo genere di pedaliere? Quando si muove il pedale mette in compressione l'olio che fa spostare il cilindro dello slave all'indietro, che va a comprimere questa parte qua, che voi potrete decidere di montare o con elastomeri e molla, come in realtà Racewerk ve la invierà, oppure potrete anche smontare la parte della molla e montare un ulteriore elastomero che viene fornito all'interno del kit. Oppure, come l'ho utilizzata in realtà io in tutti i miei test, ho dato molto precarico alla molla affinché si chiudesse lo spazio che c'è interno, perché anche all'interno della molla ci sono dei distanziatori che non permettono in realtà tutto il movimento alla molla, ma lo fermano soltanto in una parte. Andando a dare un pochino di precarico si va a chiudere tutto questo movimento e andrete a lavorare solamente sugli elastomeri, anche utilizzando questa stessa configurazione. E avere questa possibilità nella parte frontale aiuta non di poco le regolazioni al volo. Sempre per quanto riguarda le regolazioni e il feeling che vorrete dare al vostro freno, diventa molto importante questa regolazione qui. Svitando questo bolloncino avrete la possibilità di variare la corsa e il feeling del pedale, passando da una regolazione più bassa che simula un'auto stradale alla regolazione intermedia che simula un'auto GT,
ha la regolazione più alta che simula un'auto formula. Tutto questo cosa significa? Più in basso sarà il fulcro, più in maniera lineare si comprimerà rispetto alla corsa del pedale la parte di molla ed elastomeri. Più lo monterete in alto e più basterà meno corsa del pedale per comprimere la stessa quantità di elastomeri e quindi simulare un'auto formula. Ma ragazzi, anche in questo caso a livello costruttivo parliamo tutta lavorazione CNC anodizzato. Ci sono varie colorazioni, questa è una delle tante, a me piaceva molto questo colore, anche per il contrasto che ha con le pedaline nere. Ragazzi, guardatela, ma naturalmente manderò dei video molto più dettagliati, ma si presenta davvero bene. Anche la parte della pedalina, in questo caso tutto CNC, dà veramente un senso di solidità totale. Quindi ragazzi, materiali di alto livello, sistema di pressione di alto livello, ragazzi, naturalmente non poteva mancare un sensore di pressione di derivazione automobilistica da 1600 psi che riesce a simulare una pressione di 150 kg. Quindi ragazzi, il massimo delle performance, cosa che io mi aspetto quando compro un oggetto di questo livello. Ecco perché vi dico, totalmente appagate le mie aspettative una volta che ce l'ho avuta tra le mani. Anche per quanto riguarda il montaggio è stato tutto molto semplice, perché nella parte sotto ci sono due asole con cui potrete fermarla alla vostra postazione. Il montaggio ragazzi è avvenuto veramente in pochi secondi. Sempre per quanto riguarda il freno, vi verranno forniti altri elastomeri che potrete andare a sostituire o di ricambio per fare i vostri test e per scegliere quello che è il vostro feeling migliore, ma scegliete voi la combinazione che più soddisfa le vostre esigenze. Penso quindi che sia arrivato il momento di parlare dell'elettronica, che però ragazzi in questo caso non c'è, perché la versione che mi è stata mandata ha una peculiarità che in realtà anche altre pedaliere hanno, cioè quella di potersi montare direttamente collegata al SYNCUBE tramite questo connettore, che è la parte di porta seriale che è nel SYNCUBE 2, con cui potrete montare ulteriori periferiche, tutte gestite dal sistema TrueDrive. Dall'altro lato ci sono i connettori per essere montata. Questo è il connettore dell'acceleratore e questi sono gli altri due connettori, uno per il freno e l'altro per la frizione, perché nella versione 3 pedali la frizione è sempre idraulica ed è sempre gestita con un sensore di pressione. Quindi ragazzi, cosa dirvi dell'elettronica? È l'elettronica del SYNCUBE 2, un'elettronica a 16 bit, tutto ad appannaggio di un ampio range di segnale, di un'ampia flessibilità nei settaggi e di una latenza ultra bassa. Ma per spiegarvi meglio vi mando un piccolo video di quando l'ho configurato. Per prima cosa andate in TrueDrive, andate nella quarta scheda e aprite Configure Analog Input e a quel punto vi troverete in questa schermata qui. Andiamo subito a cercare il freno brake e impostiamo brake DB15 pin 13. Poi andiamo su throttle, cerchiamo gas pin 6 e a questo punto, come vedete, il sistema già rileva i due pedali. A questo punto dobbiamo andare a settare minimo e massimo di entrambi i pedali. Innanzitutto vi invito già a vedere di che valori stiamo parlando, perché tramite la scheda SYNCUBE l'analisi dei dati di questi sensori è elaborata a 16 bit, quindi oltre 64.000 punti di lettura. Per quanto riguarda il gas, come vedete, parte da 21.000 e arriva a 45.000. Praticamente parliamo di 24.000 punti da 0 al massimo della pressione. Per quanto riguarda il freno, 17.000 parte e vediamo quant'è per me. Ecco, questa su per giù potrebbe essere la massima mia forza, intorno ai 30.000, quindi parliamo di 13.000 punti, cioè la fantascienza. Tutto questo ad appannaggio di grande sensibilità. Andiamo adesso a settare minimo e massimo di entrambi i pedali. Iniziamo con l'acceleratore. Zona minima, vediamo qui, 21.400. Allora, iniziamo a inserire 21.500, io metterei 21.600. Abbiamo azzerato il punto iniziale. Per quanto riguarda invece la zona massima, andiamo a premere e io sto intorno ai 45.000. In realtà il valore che dovrete inserire non è quello vicino a 45.000,
ma è quello che viene tra la differenza tra 45.000 e 65.000 abbondanti, che è la lettura massima di questo sensore. Quindi in questo caso parliamo intorno ai 20.000 punti. Io direi di provare 21.000, vediamo, e come vedete, ecco, anche abbastanza preciso, se non precisissimo, con quello che è il mio fondo scala. E abbiamo il 100% del segnale dell'acceleratore, come vedete, molto molto preciso, perfetto. Andiamo adesso a impostare il pedale del freno. Allora, come forza minima abbiamo 17.400, quindi io direi di impostare intorno a 17.600. Vediamo che perfetto. Come vedete, come appoggio un pochino di più il piede, inizia il pedale a leggere la corsa. Anche in questo caso andiamo poi a settare la forza massima. Vediamo. Io in realtà tendo sempre di farlo ad occhi chiusi per capire come frenerei con la massima forza, e siamo intorno ai 29.000-30.000 punti. Da 64.000 parliamo di 35.000 punti meno, quindi qui scrivo 35.000. Vediamo, eccoci qua. Ragazzi, di una precisione pazzesca. E ragazzi, i pedali sono configurati. Eccoci tornati a noi. Naturalmente, dopo averla settata, tutto sarà molto più semplice, perché ogni gioco vedrà un'unica periferica nel SynCube 2 e i vostri pedali saranno sempre ben tarati, ma anche in qualsiasi momento potrete andare anche lì a fare delle micro regolazioni. Ma credo sia arrivato adesso il momento di quella che è la parte più importante, il test. Ragazzi, che dirvi, io sono rimasto stupito fin dal primo giorno che l'ho montata, perché l'ho montata e la sera ho fatto una gara con i miei amici e subito ha dato i suoi frutti, perché ho vinto gara 1 e gara 2. Quale feedback più positivo potevo trovare nel raccontarvi questa pedaliera? Significa che ho trovato da subito un feeling molto naturale con quello che è il mio stile di guida. Naturalmente va sempre a gusti. Questa rispecchia in toto quelli che sono le mie preferenze in sensazioni di feeling. Naturalmente in questo caso è tutto coadiuvato anche da un segnale di una sensibilità pazzesca, da una fluidità dei movimenti della pedaliera davvero ottima. Che cosa posso dirvi in più per quanto riguarda il sistema di pressione? È quello con cui io in generale, perché poi naturalmente vi porterò altri contenuti di questo livello, è quello con cui mi trovo più a mio agio, è quello in cui con la frenata riesco a fare delle modulazioni, riesco a capire molto meglio il punto in cui mi trovo. Tutto questo anche dovuto a come funziona il sensore di pressione rispetto a come funziona un potenziometro o anche una cella di carico. Ragazzi, in realtà, se vogliamo andare proprio a fondo a come funziona un sensore di pressione, in realtà ha un funzionamento probabilmente anche meno preciso rispetto a quello che è una cella di carico, perché nel momento in cui date pressione e rimanete, quando la pressione si stabilizza c'è sempre una piccola parte che torna indietro, ma come avviene anche nella realtà. Anche nella realtà avviene questo, cioè c'è nel momento in cui date una pestata su un'auto vera avete un picco di pressione che va ai freni, e anche se mantenete la pressione, quando si stabilizza un po' c'è sempre una piccola parte di fluido che ristabilizza un volume più basso. Tutto questo in realtà, senza fare nulla, aiuta non di poco la frenata, e credo che sia questo il segreto anche di essermici trovato da subito veramente alla grande. Oltre che questo tipo di feeling mi aiuta veramente a dosare nel modo più corretto il pedale del freno, avere quel feeling corretto nella prima parte e nell'ultima parte, perché sento molto spesso dire che col fatto che le pedaliere idrauliche utilizzano elastomeri è la stessa cosa di un elastomero che viene compresso in maniera diretta. Ragazzi, se non l'avete provata, vi dico che state veramente fuori strada. Lavorare con un pedale idraulico, con un freno idraulico diretto sull'idraulica che tramite lo slave va a comprimere elastomeri o molle, ragazzi, il feeling al piede è
totalmente diverso. Naturalmente è quello che più rispecchia il mio gusto, quindi per questo ne parlo in maniera così entusiasta. Però vi assicuro ragazzi, provare per credere. Poi possiamo discutere 1000 volte su quella che è l'estetica di un pedale, a cui una persona può piacere un tipo o un altro. Anche io ho i miei gusti, può piacere o non piacere una cosa. Ma a livello di sensazione, ragazzi, il pedale idraulico vero, a mio avviso, è quello che dà il miglior feeling, la miglior sensazione, la miglior sensibilità che ci sia su questo genere di pedali. Per quanto riguarda il pedale dell'acceleratore, anche lì ottimo feeling. Naturalmente ho accorciato rispetto a come è stata mandata alla pedaliera in origine la corsa del pedale, perché preferisco un pedale dell'acceleratore un pochino più reattivo per i miei gusti, anche se in realtà rispetto al video l'ho accorciato ancora di più negli ultimi test, ma anche lì la presenza di questi pedali molto importante vi dà sotto il piede, soprattutto per esempio anche per me che ci ho giocato con le scarpe, e ragazzi, naturalmente anch'io mi sono convertito alla scarpetta, con pedaliere di questo livello per sfruttarle, soprattutto per la potenza frenante, ma anche per anche per il pedale dell'acceleratore, io ve le straconsiglio, scegliete quelle che più volete. Ma ragazzi, quello che vi restituirà al piede sarà una sensazione davvero di alto livello. La precisione del segnale, ragazzi, è assoluta. Naturalmente la scheda con cui viene utilizzata questa pedaliera è quella del SynCube 2 e a mio avviso non poteva che non essere perfetta. Ma naturalmente questa pedaliera è adatta anche a chi non ha SynCube 2, perché viene fornita anche con una scheda di controllo venduta separatamente, con cui potrete collegarla direttamente al vostro PC. Quindi ragazzi, in questo caso veramente non so che altre parole utilizzare per l'esperienza che ho avuto con questa pedaliera, perché volevo andare a fondo su alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda l'idraulica, e questo mi ha dato la possibilità di giocarci veramente per molto tempo e apprezzare in toto, in realtà ragazzi, ottenere risultati fin da subito. La confidenza che mi ha dato dal primo giorno che l'ho montata è stata totale, e ogni volta poi, a prescindere che in altre gare posso non essere arrivato primo, il sorriso era sempre stampato sulla mia faccia. È veramente di alto livello, a mio avviso sul giusto livello per il prezzo che ha, e quindi a questo punto arriverei alle conclusioni. Ci troviamo di fronte a una categoria di pedaliera di alto livello, e alto livello è anche il prezzo, perché nella configurazione 2 pedali come è stata mandata a me il costo è di 999 euro, ma a mio avviso nei materiali, nell'elettronica, nel feeling, nel tipo di meccanica ci stanno tutti, sia a livello di costruzione al CNC, sia per il sistema di pressione, per i sensori utilizzati. In realtà ragazzi, quel costo alto cambia aspetto, perché non trovo altre pedaliere che utilizzano questo genere di materiali in quella fascia di... Per questo personalmente, per chi ha un budget di questo livello, gli straconsiglio la Racewerk S1. Ma naturalmente vorrei sapere anche voi, adesso che avete visto un po' questa recensione, che cosa ne pensate. Se conoscevate questa pedaliera fatemelo sapere nei commenti. Se magari vi ha stuzzicato un pochino il portafoglio, immagino che a molti l'avrà stuzzicati, perché ragazzi è davvero di alto livello, e fatemelo sapere qui nei commenti. Con questo vi saluto, vi ricordo sempre MDS Simparts, naturalmente vi lascerò il link per acquistare la pedaliera qui sotto in descrizione, e vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!